Camillo. Sì, sono tutte e due belle, così belle. Bentornati in soffitta e benvenuti in una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime protagoniste della commedia sexy italiana. Oggi vi parlerò di una bellissima attrice la cui carriera è stata breve ma intensa. Tenetevi forte perché oggi affrontiamo un tema che ha fatto scuotere le teste e sollevare sopracciglia per decenni. Che fine ha fatto la magnifica Silvia Dionisio? Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Silvia Dionisio. Nata a Roma il 28 settembre del 1951, figlia di un pediatra, Silvia Dionisio è come un buon vino capitolino, raffinata, intensa e indimenticabile. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo, pensate un po', a soli 14 anni, nel film Darling di John Schlesinger. Come se non bastasse, nel 1967 questa futura diva si è aggiudicata il titolo di Miss Teenager. E parlando di esordi, nel 1968 è stata una delle vallette del programma televisivo Su e Giù, accanto a Corrado. Un inizio col botto, non c'è dubbio. Una piccola curiosità: Silvia è la sorella maggiore di Sofia Dionisio, conosciuta anche come Flavia Fabiani, che ha interpretato nel corso degli anni 70 numerosi film di genere erotico e commedia all'italiana, di cui vi parlerò in uno dei prossimi podcast. È figlia di Anna Maria Dionisio, anche lei attrice in Mi vedrai tornare. Ma siamo solo all'inizio, perché Silvia diventa un vero e proprio simbolo erotico nel 1975 col film Ondate di piacere, un film che ha provocato non poche polemiche e addirittura un'incriminazione per oscenità da parte della procura di Bolzano. Vuoi salire? Perché ti va di Come ti chiami? Barbara, e tu? Giorgio, vuoi cenare con me stasera? Perché no? Ma Silvia non si ferma qui. Sempre nel 1975 brilla anche in Amici miei di Mario Monicelli nel ruolo di Titti, l'amante del conte Raffaello Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi. E credetemi, Titti non è solo un nome accattivante, il suo personaggio è un concentrato di carisma e sensualità. È meglio che ci togliamo il coltello dalla piaga. Non ci pensiamo più. Ma sì, è l'unica. Addio, Titti. Addio merdaiolo, ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno! No, alla mezza! A mezzogiorno un pignoramento! Va bene! Nel 1976 la nostra Silvia svela un altro talento, la musica. È la voce femminile nel brano Volo a Z504 al Festival di Sanremo, al fianco degli Albatros di Toto Cutugno. E il brano ha avuto successo anche oltre Alpe, in Francia. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio. Nel 1977 la bellissima Silvia è alla guida del programma televisivo In due sulla scena, dedicato ai duo artistici. Non solo, appare sulle copertine dei 45 giri di vari artisti, incluso il grande Ennio Morricone e nella canzone Profondamente deluso dal tuo comportamento di Alberto Balda. Tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Silvia è in una serie di film che spaziano dalla commedia come Il bel paese e Il marito in collegio, ai poliziotteschi come Uomini si nasce, poliziotti si muore e soprattutto Milano violenta. E come non dimenticare La ragazza del vagone letto, un thriller erotico che ha intrigato il pubblico. Il 1981 è l'anno del thriller Murder Obsession di Riccardo Freda, che segna la fine della sua carriera cinematografica. Nel 1984 fa una breve apparizione in uno spot per Campari, diretto da Federico Fellini. Dopodiché, il nulla. Sul piano personale, Silvia sposa il mitico regista Ruggero Diodato nel 1971, da cui avrà un figlio, Saverio, che seguirà le orme artistiche della madre. Dopo il divorzio del 1979, nel 1983 Silvia sposa un chirurgo romano e da questa unione nasce una figlia.
Da quel momento la diva si ritira dalla vita pubblica, lasciando un vuoto, un mistero che perdurano. Oggi l'attrice si nega anche al figlio Saverio Deodato. Silvia Dionisio sembra sparita dalle scene e anche dagli affetti. Mia madre non è più la stessa, ha detto Saverio, si sta allontanando da tutti, anche da se stessa. Sta male fisicamente e psicologicamente, lo stesso male che segnò mia nonna. Queste parole Saverio le espresse in occasione di un'intervista televisiva rilasciata a Barbara D'Urso. Disse che non si trattò della prima sparizione della vita di Silvia. Ti è piaciuto fare l'amore con lei? Silvia Dionisio rappresenta una di quelle figure affascinanti e complesse che sembrano uscire direttamente da un romanzo. Un talento poliedrico, un'icona sexy che ha saputo interpretare gusti e le trasformazioni di un'epoca e poi, come una diva classica, ha scelto di allontanarsi dalle luci della ribalta, lasciandoci con una miriade di domande e di fantasie. A questo punto del podcast mi piacerebbe conoscere anche la tua opinione su questo mistero. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Quello di Silvia Dionisio è un fascino che va oltre la semplice bellezza fisica, è il mistero di una donna che ha saputo esserlo tanto sullo schermo quanto nella vita reale. Un mistero che aggiunge solo un altro strato di interesse alla sua figura, rendendola ancora più indimenticabile. Chissà, forse la sua ritirata è stato il suo ultimo grande ruolo, un'interpretazione così convincente che ha lasciato tutti noi a chiederci: che fine ha fatto Silvia Dionisio? Al di là del mistero e delle incognite che la circondano, una cosa è certa: Silvia Dionisio ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare italiana. La sua eredità vive nei film che ha fatto, nella musica che ha cantato e soprattutto nei cuori di tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerla, seppur solo attraverso lo schermo, e cliccando sul video qui accanto potrei scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.